In questo momento ci troviamo all'Asinara, dove la mia associazione, appunto Senza Confini di Pelle, sta portando avanti la prima fase importante del progetto Overlap. Il progetto Overlap, il cui significato è quello di sovrapposizione, vuole sovrapporre il mondo dell'arte e il mondo della scienza su tre temi fondamentali, che sono quello della migrazione, quello della biodiversità e quello della residenza come chiave di lettura di questi due primi concetti. Nell'occasione del workshop del progetto Overlap abbiamo approfittato del filo conduttore di tutto il progetto, che è migrazioni di animali e migrazioni di esseri umani, per fare una sessione di monitoraggio con l'inanellamento scientifico. Quindi abbiamo catturato, inanellato e liberato, dopo averli misurati, diverse specie di uccelli, alcuni dei quali residenti ma altri migratori, proprio che arrivano dall'Africa subsahariana in questo periodo, attraversano il deserto e il mare per venire in Europa a nidificare. Abbiamo chiamato questo progetto Overmapping. L'idea era di riuscire a costruire una mappa comune di tante mappe individuali. Il titolo vero e proprio è Io attraverso lo spazio. Questa rappresenta il Mali, dove sono nato io, il mio paese. Io ho visto il Living per la prima volta nel 68 come studente. Il teatro in verità è stato creato nel 1947 da una coppia, si chiama Julian Beck e Judith Malina. Poi il teatro è stato chiuso dalle autorità per ragioni politiche, per le tasse, in 1953. Sono diventate un teatro di vagabondi in tournée senza stop per Europa da 64 a 70. Un po' come Migrante, ma per pagamento. La prima canzone viene da un spettacolo di strada che abbiamo fatto in 1995, si chiama Non il mio nome, contro la pena di morte. Fino a quando ci sarà un carcerato nel braccio della morte, la vita stessa sarà in gioco. Qui a Overlap, qui all'Asinara, ho proposto un workshop di danza, di movimento, un workshop che partiva dall'esplorazione dello spazio attraverso il corpo. Era un workshop molto semplice di fatto, suddiviso in 4 parti, che erano osservazione, esplorazione, mimetizzazione e traiettorie, e di fatto stare nello spazio e attraversare lo spazio, sentire lo spazio attraverso il corpo. Sono qui a portare un progetto che si chiama Paesaggi in Movimento, che appunto ha dato luogo a questo workshop. Il workshop è stato sviluppato nell'insediamento di Cala d'Oliva perché appunto questo insediamento è centrato sulle traiettorie di diverse popolazioni che nel tempo si sono appunto avvicendate su questo piccolo villaggio. L'obiettivo del workshop è proprio quello di portare a Cala d'Oliva le traiettorie del gruppo Overlap, cioè di tante persone diverse che arrivano da posti diversi, che portano a Cala d'Oliva un po' i loro mondi.
Io ho pensato che si potrebbe reintrodurre nella parte bassa, magari vicino al porto, questi colori che richiamano un po' quello che c'è intorno. Quando ci muoviamo nello spazio, come quando siamo bambini, quando stiamo scoprendo qualcosa, la chiamiamo per nome. Incontro un oggetto e qualcuno mi dice come si chiama o io lo chiamo. Adesso vi do un pezzetto di legno che è simbolico di come ci stiamo muovendo noi nello spazio, un po' il simbolo di noi. E quindi questi, con le nostre parole che poco a poco comporremo qua sopra, saranno anche delle mappe, come dei confini portatili. Partendo dal principio, forse l'avevamo accennato ieri quando ci siamo presentati, che gli uccelli hanno una visione dall'alto verso il basso, utilizzando il nostro corpo, perché noi ci possiamo anche distendere completamente, l'idea è quella di prendere delle foto dal basso verso l'alto. Il nostro workshop ha nello specifico lo scopo di andare ad indagare con il corpo lo stato della migrazione, lo stato dello spostamento attraverso gli spazi. Per questo motivo il workshop si sviluppa in differenti punti dell'isola per indagare differenti sensazioni, differenti modalità di stare e di spostarsi, al fine di leggere questo spostamento con una chiave individuale. E il fatto che al workshop partecipino docenti universitari, performer, richiedenti asilo, studenti, perfezionamento e giornalisti, fa sì che le chiavi di lettura siano differenti, i punti di vista siano differenti e si possano sovrapporre in un'unica lettura del concetto di migrazione. Essere libero di viaggiare. 2 è un movimento di sciame che è simile a quello che abbiamo fatto con l'ISA di esplorazione dello spazio. On va partir très lentement et puis on va accélérer. On va arriver à courir. Et la fin de la course, c'est dans le centre et on va faire comme un spirale pour trouver toutes les personnes dans le centre de l'espace.